Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, studio Scienze Storiche all'Università di Torino, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia e oggi continuiamo la nostra chiacchierata sulla storia della democrazia diretta. Oggi andremo ad approfondire la terza proposta contemporanea, una democrazia deliberativa basata sul sorteggio. L'autore che prenderemo oggi in esame è Van Reybrouck. Anche egli è un autore libertario, ma come vedremo distante, seppur in certi limiti, dai due autori precedenti che abbiamo analizzato, Bookchin e Graeber. Prenderemo il suo saggio contro le elezioni, perché votare non è più democratico, edito da Feltrinelli. Ma per capire meglio il pensiero di quest'autore, che è stato anche, come dire, la base che l'ha formato a livello intellettuale, ovviamente c'è un saggio che abbiamo già preso in esame, ovvero Strong Democracy di Barber. Infatti il capostipite è anche questo, Strong Democracy, un'importantissima proposta di democrazia deliberativa. E inoltre questo possiamo definirlo accanimento, questo uso del sorteggio viene da un profondo studio, un'attenta analisi del saggio di Bernard Manin, Principi del governo rappresentativo. Penso che sia possibile rimediare alla crisi drammatica del sistema democratico ridando al sorteggio una nuova chance. Il ricorso al sorteggio non è un rimedio miracoloso, non è una ricetta ideale, come non lo sono mai state le elezioni, ma può correggere un certo numero di difetti del sistema attuale. Con queste parole, ovviamente prese dal saggio Contro le elezioni, perché votare non è più democratico, di Van Reybrouck, iniziamo a parlare di questo autore. Fin da subito vediamo la grande diversità fra le proposte differenti e fra quelle future che andremo ad analizzare. Ricordiamolo, questo è un progetto di una democrazia deliberativa basata sul sorteggio. Ma appunto la critica alla democrazia rappresentativa di Van Reybrouck trae fondamento sia dall'importantissima opera Strong Democracy di Barber, sia dai principi del governo rappresentativo di Manin, ma ovviamente, da come abbiamo capito, da quest'uso del sorteggio si rimanda all'esperienza della democrazia ateniese e in particolare l'esperienza politica antica è sentita come la realizzazione concreta di una partecipazione diretta della cittadinanza e di un sistema decisionale guidato da masse popolari molto grandi. Ovviamente questa visione è fortemente idealizzata della democrazia antica. Tuttavia, Van Reybrouck considera la democrazia deliberativa come l'unica soluzione per superare l'inefficacia dei regimi contemporanei. E questo è arrivato appunto con lo studio appunto del saggio del politologo francese Manin, dove effettivamente si mostra come il sorteggio sia sempre stato lo strumento democratico per eccellenza, invece l'elezione, quindi voler scegliere un'aristocrazia, è stato lo strumento del governo rappresentativo, quindi del mondo liberale, quindi non proprio nell'ottica democratica. In particolare soffermiamoci un secondo sull'analisi della democrazia antica che Van Reybrouck pone, e ovviamente in questo studio, che è idealizzato, non tiene conto della complessità delle istituzioni ateniesi. E possiamo dirlo benissimo, avendo letto sia Manin sia Van Reybrouck, questa analisi è fatta sulla base del saggio di Manin, che a sua volta Manin ha lavorato sul importantissimo saggio di Ansel, La democrazia del IV secolo. E quindi vi rimando al mio primo video sulla storia della democrazia ateniese e il secondo video sugli organi di governo del modello ateniese. Questo studio è fatto da diverse fonti. Van Reybrouck studia Manin, che Manin ha studiato Ansel, un po' un telefono senza fili, e le conclusioni che trae Van Reybrouck
che possiamo dirlo, non consulta direttamente le fonti antiche. Le conclusioni che traccia Van Riebeeck è quella di un quadro profondamente idilliaco e lontano dall'esperienza storica di Atene, di tutta la sua complessità, questo continuo laboratorio politico, ma se vogliamo sono soltanto legittimazioni per il suo modello che tiene a cuore Van Riebeeck, che è una democrazia deliberativa fondata sul sorteggio. La democrazia non è un regime dominato dai migliori elementi della nostra società. Tale regime è una aristocrazia, anche se le persone sono elette. L'importante è avere un potere di decisione uguale. Quindi questo per Van Riebeeck è l'essenza della democrazia. Prima di parlare della prima chiave di lettura, della partecipazione, vediamo come l'attenta analisi e l'attenta critica che Van Riebeeck fa alle democrazie odierne. E in particolare segnala due aspetti fondamentali, cioè una crisi della legittimità e una crisi dell'efficienza, che sono oltretutto aspetti che si autoalimentano tra di loro, andando a aumentare sempre di più e alimentando una fuga sempre più continua e massiccia della partecipazione attiva dei cittadini. Ovviamente questi elementi sono presenti in un contesto di una storica sfiducia nella politica e nelle istituzioni, in un dominio politico dominato dai leader forti e un sistema mediatico fedele alle logiche di mercato che ingrandiscono i conflitti secondari piuttosto che analizzare i problemi reali, quelli che effettivamente meritano un degno approfondimento, discussione, anche perché appunto la democrazia è un regime politico nel quale i cittadini poi sono chiamati a prendere decisioni, quindi maggiore è la qualità del dibattito pubblico, maggiore la qualità dell'opinione pubblica, forse migliori saranno dal punto di vista qualitativo le decisioni prese. Ma nonostante questo affresco che traccia Van Riebeeck, vediamo che sta parlando della post-democracy, o se vogliamo ancora meglio, della democrazia del pubblico di Manet. Questa è la sua lezione. Quello che adesso ci interessa sono le possibili soluzioni a questo contesto, e tuttavia vediamo che non condivide tre proposte, quella del populismo, della tecnocrazia e della democrazia diretta. Ma approfondiamo questo punto. La prima, quella del populismo, identificata in Italia nelle figure di Silvio Berlusconi e di Beppe Grillo, proporrebbe come rimedio una migliore rappresentanza nazionale, più popolare, ottenuta con la maggioranza dei voti a favore di un partito populista. E secondo Van Riebeeck il pensiero cardine di quest'anima, di questa proposta, è quello di una diagnosi, cioè ovvero la diagnosi che fa Van Riebeeck è che la volontà di scacciare la casta attraverso un ritorno della società civile, questo mantra che è sempre stato presente. Pensiamo al Berlusconi del 1994, la società civile che scende in campo per scalzare via la corruzione dei politici, o il grillismo del 2011 contro la casta, molto diverso dal governo Conte, poi oggi siamo nel 2022. Questo il pensiero cardine di questa diagnosi, della diagnosi populista, secondo Van Riebeeck, è una semplice strategia di marketing elettorale. Invece la seconda proposta, la proposta della tecnocrazia, che a livello oggettivo da Van Riebeeck è percepita positivamente per il suo sapere tecnico, e quindi questo sapere tecnico ha competenza per le soluzioni, per problemi reali delle sfide globali. Tuttavia fatalmente pecca di ogni legittimità democratica. Invece la terza proposta è quella della democrazia diretta, o se vogliamo della deep democracy, della true democracy, che è quella che abbiamo analizzato, possiamo chiamare meglio per non confonderci, la democrazia diretta orizzontale basata sul consenso di Graeber. E questa proposta, comparata dai suoi stessi partecipanti alla Comune di Parigi del 1889,
71 i principi di occupazione di Zuccotti Park sono riletti da Van Rysbroek in chiave antiparlamentare. E lo stesso Van Rysbroek riconosce come tale movimento sia finito per porre la sua esperienza sia come mezzo sia come obiettivo, perdendo ogni possibile realizzazione di una forma politica alternativa. Quello che sostanzialmente Van Rysbroek dice è che si sono, come dire, il movimento Occupy Wall Street si è innamorato di se stesso, ha scoperto che è possibile realizzare, anche se un mese o due, un modello politico differente, ma non ha saputo portare avanti, non ha saputo andare oltre il primo scoglio ideale, il primo scoglio utopico. In particolare la strategia che David Graeber riporta a seguito dell'esperienza di Zuccotti Park va in questa direzione, e quindi qui nel suo saggio Progetto Democrazia vediamo come la strategia successiva agli eventi di Zuccotti Park del movimento Occupy Wall Street è stata quella di occupare case, fabbriche pignorate, organizzare scioperi di massa contro gli affitti, creare iniziative sia di formazione, come ad esempio seminari sulle nuove tattiche da strada, dove, se vogliamo, lo stesso saggio di Van Rysbroek entra in questo contesto, è un manuale, un saggio dell'attivista per creare esperienze simili, e inoltre allestire spettacoli teatrali per gli stessi partecipanti. Quindi lo scopo principale del movimento è stato quello di cercare nuove alleanze, quindi non tanto riproporre con altre occupazioni e altri eventi di questo tipo. Questa è stata un po' la fine del movimento Occupy Wall Street, innamorarsi di se stesso e non scendere più nella realtà. E quindi la conclusione che Van Rysbroek fa delle proposte del populismo è che questo è pericoloso per le minoranze, la democrazia è pericolosa per la maggioranza, e l'antiparlamentarismo, cioè questa democrazia diretta orizzontale basata sul consenso che sta fuori ogni logica istituzionale, è pericolosa per la libertà. Inoltre la causa della crisi dei regimi contemporanei, secondo Van Rysbroek, e qui da una sua versione, quindi una quarta proposta del tutto originale, è la democrazia rappresentativa elettiva, in cui i cittadini sono diventati, secondo lui, parole sue, dei fondamentalisti delle elezioni, che interpretano come sinonimi i termini elezione e democrazia. E quindi ponendo il problema, l'accento specificatamente sulle elezioni della democrazia rappresentativa, la soluzione per superare tale crisi, secondo Van Rysbroek, è una democrazia deliberativa basata sul sorteggio, in cui i cittadini, estratti a sorte, insieme ad esperti e basandosi su informazioni e argomentazione, formano delle soluzioni razionali e concrete. In particolare il referendum non è una proposta praticabile, dato che poche persone sono informate sull'argomento specifico di quando viene chiesto di recarsi per confermare o meno un referendum. Invece un progetto deliberativo si chiede a un campione rappresentativo aleatorio, cioè estratto a sorte tramite il sorteggio, di tutta la popolazione di deliberare su un argomento sul quale si sono ottenute maggiori informazioni possibili. Questo campione rappresentativo ha ottenuto informazioni anche dagli esperti. Il panico che suscita molto spesso l'idea del sorteggio mostra fino a che punto 2 secoli di sistema rappresentativo elettivo abbiano impresso nella mente un pensiero gerarchico, la convinzione che gli affari pubblici possono essere gestiti solamente da individui eccezionali. Bene, con queste parole, dal sapore apertamente libertario, analizziamo la seconda chiave di lettura, che l'elezione va sul sorteggio. E quindi ovviamente una democrazia deliberativa basata sul sorteggio. Il sorteggio è usato per la formazione degli organi legislativi che compongono quindi un campione rappresentativo aleatorio, che così, in questo modo, riporta una partecipazione diretta dei cittadini. Attenzione, non è
tutta la cittadinanza è riunita in assemblea che può deliberare per il consenso, può deliberare attraverso semplice maggioranza, ma no, è un sorteggio di un campione, però aleatorio, una rappresentanza aleatoria, se volessimo usare un altro termine. E quindi quello che viene negato non è il principio di rappresentanza, come era stato negato appunto in Rousseau, Marx, Bookchin e Graeber, ma solamente la procedura elettiva. Tale procedura risolve sia la crisi di legittimità, cioè il sorteggio risolve la crisi di legittimità, avendo ristabilito un'uguaglianza politica di una condivisione equa delle chance politiche. Inoltre risolve anche la crisi dell'efficienza, in quanto, secondo Van Reinburg, perseguire politiche comuni e non logiche dei partiti, cittadini estratti a sorte del campione rappresentativo, delibera e lavora attraverso il bene, perché, come dire, è svincolato, non c'è nessuno che deve imporre una volontà terza. Quindi questi effetti, uniti alla remunerazione adeguata, e qui a differenza della Comune di Parigi, dove un funzionario aveva uno stipendio di un operaio, se pensiamo al populismo elettronico, del grillismo, appunto si parla qui di una remunerazione adeguata, quindi anche un modo per evitare la corruzione, quindi non uno strapotere ma neanche una paga minima, si elimina la corruzione del sistema elettivo, quindi la remunerazione adeguata più il sorteggio permette, secondo Van Reinburg, di eliminare la corruzione del sistema elettivo, garantendo anche che i cittadini meno ambienti possano partecipare al processo deliberativo. Quindi rispondendo alla critica che un Parlamento eletto disponga di maggiori competenze tecniche, Van Reinburg chiarisce che una rappresentanza nazionale, estratta a sorte sempre, può avvalersi di specialisti e informarsi direttamente presso i cittadini sulle loro reali necessità, quindi questo legame diretto fatto tramite una estrazione, tramite un campione aleatorio. Un altro aspetto positivo è che i sorteggiati possono dedicarsi totalmente ai lavori legislativi, essendo estranei alle logiche di partito o alla competizione elettorale, quindi dover andare in TV o dover andare in giro per il paese, le piazze, a urlare gli slogan che preferiscono. Quindi l'idea centrale è che chiunque volontariamente può mettersi a servizio della comunità, proponendo idee concrete, senza dover passare per intermediari. Quindi qui un altro aspetto fondamentale è il volontario, e questo aspetto lo vedremo in seguito per tutta l'analisi di questo modello. E quindi a conferma del buon funzionamento di questo sistema, sia nelle giurie popolari sia nei forum civici, Van Reinburg riconosce come la maggior parte delle volte i partecipanti sorteggiati prendono il loro compito seriamente, con responsabilità. Questo, se vogliamo, è l'ottimismo e cercare una sorta di legittimazione in questa proposta. Non esiste un ideale, ecco tutto, dice Borrichius. Bisogna rinunciare a questa ricerca e meglio concepire un modello che si componga di più organi. Ebbene, con queste parole iniziamo l'analisi della terza chiave di lettura, rotazione delle cariche. E quindi la democrazia deliberativa, questo modello di Van Reinburg, rinuncia a interrogarsi a idee astratte, idee ideali, come ad esempio la dimensione ideale del gruppo, la durata ideale delle sedute o il metodo deliberativo ideale, accordando tutto il potere in un solo istituto per il sorteggio. Quello che viene preso come modello è il multibody sortation, ideato appunto dal ricercatore americano Borrichius, che ovviamente si riferiva al modello della Costituzione di Atene, ma non riprendeva arbitrariamente le procedure. Infatti questo è un sistema di pesi e contrappesi che suddivide i lavori legislativi nelle diverse fasi all'interno degli organi di governo. Quindi non solo lo strumento del sorteggio viene usato per la selezione del personale, di chi deve amministrare quelle procedure, nella selezione delle procedure, ma è proprio usato come un sistema di pesi e contrappesi, quindi una sorta di divisione dei poteri
con l'uso del sorteggio, l'uso moderno del sorteggio. E quindi qui vediamo le 6 organi di governo di questo multibody sorteggio, cioè un intero Stato, e quindi qui siamo un po' distanti dall'anarchismo perché si parla comunque di Stato, si parla di uno Stato che può essere, diciamo, quello americano o quelli di Stati-nazione, pensiamo alla Francia, il Belgio, l'Italia, però con una nuova Costituzione, se vogliamo, dei nuovi organi di governo basati sul sorteggio. E il primo è il Consiglio di definizione della priorità, che indica questo primo organo di governo i temi, ma non li sviluppa, ed è composto tra membri estratti a sorte tra i candidati e volontari. Il diritto di petizione, tuttavia, è garantito a tutti i restanti cittadini che possono, dopo aver raccolto abbastanza firme, far riscuotere una questione senza l'approvazione di questo organo. E quindi la dimensione va dai 150 ai 400 persone, sorteggiate ovviamente sulla base dei volontari. La frequenza è a tempo pieno. La rotazione delle cariche 3 anni, dove un terzo viene ruotato, viene cambiato, un terzo una volta in ogni anno, a scaglioni di un terzo si cambiano e ovviamente non sono rinnovabili. Ed è previsto anche uno stipendio retribuito. Il secondo organo di governo sono i gruppi di specialisti e sono composti da 12 cittadini che volontariamente mettono a disposizione le loro competenze tecniche, non essendo stati né sorteggiati né eletti. Qui entra la competenza, quindi la realtà. E vediamo che il compito è quello di suggerire proposte concrete per la politica pubblica, che però verranno valutate da altri. Qui sono gli esperti che parlano, ma non hanno un potere decisionale. Questo organo di governo è composto da 12 membri volontari per gruppo, né sorteggiati né eletti, quindi sono gli esperti che volontariamente mettono a disposizione il loro sapere tecnico. La frequenza che si riunisce riguarda tutte le volte che i gruppi lo desiderano, non è prevista nessuna specifica retribuzione. E la rotazione riguarda la rotazione, i gruppi cessano dal momento che la scadenza è stabilita. Terzo organo di governo si occupa di indirizzare, cioè tutte le proposte sono indirizzate al gruppo di revisione, che è questo terzo organo di governo, il quale suddivide in sottogruppi per ogni ambito della politica, e l'intero organo di governo è composto da 150 sorteggiati sempre tra volontari. Essendo questa funzione associata a una grande responsabilità, i membri sono insediati per 3 anni e ricevono una remunerazione comparabile a quella di un parlamentare contemporaneo, e la rotazione delle cariche avviene in gruppi di 50 ogni anno. Questo organo non propone e non vota le leggi, ma coordina gli organi. Sulla base delle informazioni dell'organo precedente, cioè l'organo degli esperti, organizza le audizioni, invita gli esperti ed elabora disegni di legge. Questo è un grande organo di coordinamento ancora. E quindi la dimensione di quest'organo, come abbiamo detto, è di 150 membri divisi in sottogruppi di lavoro in base ovviamente ai vari tipi di lavoro, ovviamente sorteggiato sulla base dei volontari. La frequenza è a tempo pieno, la rotazione viene ogni 3 anni, però un terzo viene rinnovato all'anno e non sono rinnovabili. E come detto ancora, la remunerazione è comparabile a quella di un parlamentare contemporaneo. Quarto organo è la giuria delle politiche pubbliche, che è l'organo più importante in quanto ha il potere di legiferare. Ogni volta che una legge deve essere sottoposta al voto sono sorteggiati fra tutta la popolazione adulta 400 cittadini che si riuniscono per una giornata o più giorni. Essi sono remunerati e quando sono stati selezionati hanno l'obbligo di presentarsi. Quindi qui in questo caso, quando uno è sorteggiato, si ha l'obbligo di partecipare, salvo ovviamente validi motivi, però è un po' diverso dalla democrazia rappresentativa contemporanea. Questo organo, le giurie delle politiche pubbliche, votano a scrutinio segreto, in questo caso però secondo il principio di maggioranza e senza che il voto sia vincolato dalle logiche di partito.
e votano dopo aver ascoltato i diversi progetti di legge elaborati questa volta dall'organo precedente, ovvero dal il gruppo di revisione che fa le proposte di legge. E queste proposte che sono state presentate da collaboratori neutri, non si sa bene cosa vuole intendere Van Rebel con questo, che espongono argomenti favorevoli o contrari, una sorta di rhetor, quindi qui veramente torniamo alla democrazia del IV secolo, dove dovrebbero, come dire, venire su Marte per non avere nessun legame. La dimensione di quest'organo, diciamolo ancora una volta, è di 400 membri sorteggiati fra tutta la popolazione adulta, e tuttavia quando si è sorteggiati bisogna partecipare obbligatoriamente. La frequenza è ogni volta che una legge deve essere votata, quindi ogni volta che bisogna votare una legge o più leggi bisogna attuare quest'organo, bisogna fare questa procedura, bisogna sorteggiare 400 cittadini, si spiega anche perché la partecipazione è obbligatoria, e la rotazione si riforma questo organo di governo ogni volta che una legge deve essere sottoposta al voto. La retribuzione è aggiornata, incluso un rimborso spese per il viaggio. Un ulteriore organo è il Consiglio di regolamentazione, che è composto da 50 membri sorteggiati tra persone che hanno già partecipato a uno degli organi di governo. Quindi ovviamente questo è un organo di governo che deve supervisionare le corrette procedure, come i sorteggi, le udienze e i voti, nel rispetto ovviamente delle regole. Quindi qui c'è bisogno non di volontari, ma esperti, almeno di chi abbia almeno partecipato una volta, sappia di che cosa si sta parlando. E quindi sono 50 membri sorteggiati non tra volontari che hanno tuttavia già partecipato, quindi c'è una selezione in base sul merito. La frequenza a tempo pieno, anche qui la rotazione come sempre è ogni 3 anni, però un terzo viene rinnovato all'anno ed è garantito anche uno stipendio. Infine, l'ultimo organo di governo è il Consiglio di controllo, cioè è formato da 20 membri sorteggiati sulla base di volontari, i quali questo organo verifica che i funzionari applicano correttamente le procedure ed esamina eventuali reclami. È un po' il feedback per vedere se tutto quanto funziona correttamente. E quindi la dimensione sono 20 membri sorteggiati tra volontari, la frequenza è a tempo pieno, e ancora una volta qui la rotazione è ogni 3 anni, ma un terzo viene rinnovato all'anno ed è prevista una retribuzione per questo lavoro. Quello che possiamo concludere è la particolarità di questo multibody sortition è la ricerca esterna della democrazia, ovvero una ricerca di un equilibrio tra efficacia e legittimità, che viene realizzato in un sistema fondato sul sorteggio, e quindi ogni cittadino può volontariamente presentarsi a 5 organi su 6 del governo, e il processo decisionale spetta al campione rappresentativo della giuria politica, cioè quei 400 estratti non tra volontà fra tutti i cittadini che prestano la loro adesione non volontariamente. Quando si è tra quei 400 bisogna andare lì in giornata e votare una o più leggi. La democrazia è come l'argilla, si adatta alla sua epoca. Le forme concrete che assume sono sempre modellate dalle circostanze storiche. E adesso iniziamo la quarta chiave di lettura, ovvero la democrazia sociale. Precedentemente abbiamo visto come in Bookchin e in Graeber la volontà di creare una nuova società più democratica, più etica, coincideva con una evoluzione morale della cittadinanza. E l'abbiamo definita appunto una rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo. Tuttavia questo aspetto, seppur non teorizzato formalmente da Van Rebel, che abbiamo visto come la sua democrazia deliberativa basata sul sorteggio non deve interrogarsi su domande ideali, ma un aspetto di questa evoluzione morale, una cittadinanza, possiamo dire in altri termini, che noi oggi non vediamo, e quindi per attuare questa forma di governo c'è bisogno di persone nuove che in questo mondo non esistono, almeno per ora. Bene, possiamo ritrovarla, questa idea di un'evoluzione morale, appunto nell'idea di una nuova forma politica in cui i volontari sono i soggetti dell'istituzione, perché come abbiamo visto nel multibody sortation in 5 organi su 6 sono basati su volontari, addirittura pensiamo a uno stato come l'America o anche stati se vogliamo più piccoli, già solo in Italia,
Cioè, per una legge o più leggi bisogna sorteggiare fra tutti i cittadini 400 e questi devono andarci, lasciare tutto loro, per una giornata sono pagati, perché gli è pagato la trasferta e tutto, però, come dire, è fantascienza o fantapolitica se preferite. Quindi questa proprio la evoluzione antropologica in senso morale nell'uomo risiede appunto nella fiducia in cui la pratica democratica rigeneri la democrazia, e questa fiducia ha portato a concepire una cittadinanza attiva di volontari. Inoltre il pensiero, che se vogliamo, il pensiero anarchico di Van Rijbroek, cerca di essere sempre di essere più sull'ideale, quindi un primo aspetto è un aspetto riformabile, perché l'ostacolo veramente, il nemico da battere, non è tanto lo Stato, dove qui permane, ma quanto il sistema rappresentativo elettivo. Infatti è previsto una prima tappa, cioè nel presente, un primo aspetto di riforma che è il modello B rappresentativo, il quale si adatta maggiormente alla società contemporanea, secondo Van Rijbroek, quindi trasforma il sistema bicamerale in quanto i membri di una Camera diventano sorteggiabili, o se vogliamo la Camera alta o la Camera bassa. Questo sarebbe una prima attuazione. Questo modello, secondo Van Rijbroek, attualmente è il miglior rimedio per la sindrome della stanchezza democratica, come la chiama lui, in quanto permette di creare una rappresentanza nazionale associando sia l'uso dell'elezione sia l'uso del sorteggio. Tale sistema utilizza il meglio della tradizione populista, cioè il desiderio di una rappresentanza autentica, senza il pericolo di un popolo monolitico. Inoltre utilizza il meglio della tradizione tecnocratica, cioè le competenze tecniche dei professionisti eletti, senza però concedere troppo potere all'elite, senza concedere all'elite il potere decisionale. Inoltre concepisce il meglio della tradizione democratica diretta, cioè la cultura orizzontale delle deliberazioni partecipative, ma senza comunque il pericolo dell'antiparlamentarismo. E infine, ovviamente, questo modello rappresentativo ha in sé il meglio della democrazia rappresentativa classica, cioè l'importanza della legittimazione del popolo per esercitare il potere, ma senza comunque il dominio di una aristocrazia elettiva. Tuttavia il fine che Van Rijbroek ha in mente è che dopo questa prima reintroduzione del sorteggio nei nostri stati moderni, con una semplice reintroduzione di una Camera, cioè una Camera deve diventare sorteggiabile, questo doppio sistema verrà sostituito effettivamente dal multibody sortigium, quello che abbiamo visto precedentemente nell'analisi della rotazione delle cariche, quindi la creazione di una nuova società. Anche qui l'anarchismo esce e questa nuova società emerge, sarà libera dalle gerarchie e dal dominio delle oligarchie politiche ed economiche. Per concludere questa parte facciamo un breve ricapitolo delle chiavi di lettura. La prima, la partecipazione, abbiamo visto che stiamo parlando di una democrazia deliberativa, quindi è una sorta di riformulazione di uno Stato. Non siamo una democrazia diretta, in quanto non si vuole creare una forma politica in cui tutta la cittadinanza sia riunita in assemblea, ma che funzioni tramite deliberazioni, questo sì, dei cittadini in modo diretto. Vediamo che lo strumento principale ovviamente è il sorteggio, che permette di creare un campione rappresentativo, reale della società. E un altro aspetto è che i sorteggiati sono scelti sempre sulla base di volontari. Seconda chiave di lettura, la lezione verso il sorteggio, vediamo come il sorteggio è alla base stessa di questa democrazia deliberativa, quanto il sorteggio legittima e dà efficacia a questo sistema. La rappresentanza nazionale è estratta a sorte, questo campione rappresentativo, ma tuttavia abbiamo visto come nell'organo di governo che deve prendere decisioni, deve legiferare, si vota a scrutinio segreto e si vota comunque secondo il principio di maggioranza, quindi va profondamente contrario, pensiamo a David Graeber, alla creazione di consenso. Una volta che questa rappresentanza aleatoria è stata formata, questi 400 sono stati formati, le decisioni devono prendere a votazione, a maggioranza, quindi si vanno a contare i voti. Riguardo alla rotazione delle cariche abbiamo visto come l'assenza di questo modello di professionismo politico
e questo è fatto anche grazie alla rotazione delle cariche, alla remunerazione adeguata delle cariche politiche. Come per il presente abbiamo visto che il modello è quello auspicabile di un modello B rappresentativo, quindi due camere, una eletta e una sorteggiata, ma per il futuro ovviamente l'orizzonte, il fine è quello di un multibody sortigio. Infine, riguardo alla democrazia sociale, il sorteggio permette di trasformare la cittadinanza, cioè il sorteggio è visto come una scuola democratica e anche qui questo ottimismo ideale che per creare democrazia bisogna innestare altre democrazie, che la partecipazione all'attività democratica possa che portare benefici alla democrazia stessa, quindi dette in altre parole che la democrazia genera altra democrazia. E in particolare il multibody sortation è sentito come una ricerca esterna di democrazia, quindi ci sono le istituzioni, ma con il sorteggio si vanno a mettere dentro gli aspetti, la società, la gente comune che sta fuori. E quindi ovviamente il modello futuro, questo modello di sortation può essere applicabile soltanto con una rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo, in quanto veramente si basa su cittadini volontari e ora come ora in questo mondo non è fatto in questo modo. E nulla, come sempre si conclude qui. Vi invito anche, perché no, a mettere qualche critica al video, a esporre il vostro parere, la vostra opinione, ovviamente civilmente. E nulla, ci salutiamo qui e come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo.